Ciao ragazzi e benvenuti al video sulla taratura del projection mapping con Q. In questo video vi farò vedere come si va a deformare l'immagine per adattarla al vostro scena di riproduzione. Nel nostro caso abbiamo questo quadro di Londra che ha un contenuto dedicato che abbiamo costruito noi. Quindi seleziono la mia maschera di taratura, che è questo file qui, e vado ad aprire la tab del mapping. Attivo la modalità, devo metterla in play, non in loop, altrimenti continua ad andare e venire come uno slideshow. Quindi attivo il mio mapping e comincio a muovere i punti della mia griglia. Avete delle diverse opzioni qui per vedere i vari settaggi della griglia. Se togliete tutti questi toggle, di fatto non avete nessun riferimento fuori per capire la mappatura. Col primo vedete la griglia, con il secondo vedrete queste linee blu che in questo momento abbiamo un 2x2 quindi non si vedono, e con questo avete la visualizzazione del vertice, lo vedete là in basso nel quadro che sta lampeggiando. Quindi vado avanti con la mia taratura portando i punti in posizione. La mappatura è un processo che richiede un minimo di pazienza e che fondamentalmente non è, io dico sempre, non è mai finito, nel senso che ci sarà sempre un livello di precisione maggiore che voi potrete raggiungere con la mappatura. Quello che è importante è che grazie a Q riuscirete a raggiungere un risultato buono in pochissimo tempo, e potrete anche, se volete fare un lavoro molto preciso, dedicare più tempo alla vostra mappatura e arrivare a un livello di dettaglio molto avanzato. Quindi ora ho sistemato, diciamo, la parte più grossa, gli ho dato una sgrossata. Ora posso andare a muovermi. Fino adesso mi sono mosso con il mouse, ora posso anche muovermi con la tastiera. Quindi in questa finestra vedete gli shortcut disponibili. Semplicemente con le frecce posso cambiare la selezione del punto, e con Shift più freccia posso andare a muovere il punto selezionato. Quindi in questo caso sto muovendo i punti per andare ad allineare nel miglior modo possibile la proiezione. Per raggiungere un livello maggiore di dettaglio vado semplicemente ad agire su questa parte che sono le mapping options. Posso selezionare di muovere in 4 parti oppure in 16 parti e così via, fino a una griglia di 17 x 17 punti. Con questa griglia ovviamente il livello di dettaglio è molto elevato, come è molto elevato il tempo che ci vuole per muovere singolarmente ogni punto di questo mapping. Per fare questo mapping non avrò bisogno di andare oltre il 5x5 perché le condizioni di proiezione sono ideali, nel senso che il mio proiettore è davanti alla struttura ed è molto ben allineato, quindi diciamo l'operazione di mappatura è veramente semplice in questo caso. Vado giusto a ritoccare dei piccoli dettagli che hanno bisogno, e per questo mapping direi che ci siamo. Basterà con il contenuto lanciarlo e vedete che il mio contenuto è in riproduzione. Poi posso tornare nella tab dei mapping, disattivare tutte le mie viste e vedete che il mapping funziona alla perfezione. Ora potete anche salvare il vostro preset di mapping, quindi ho cliccato il tasto salva e do un nome al mio mapping. Ora ho salvato la mia taratura e sono pronto a lavorare sui contenuti.